Allora, per quanto riguarda questo esercizio ci vengono date anzi due circonferenze, di cui una ha centro in 3, 0 e ha raggio 3. L'altra ha centro in 0, 3, ma non ci viene dato direttamente il raggio. Sappiamo che passa anche per un altro punto che sarà A di coordinate meno 3, 3. Ora, quello che consiglio sempre è cercare un attimino di andare a visualizzare quello che sta succedendo qua. Quindi un punto abbiamo detto che è di coordinate il primo centro 3, 0, quindi C si troverà qua. L'altro punto invece di coordinate al contrario, 0, 3, quindi l'altro centro starà circa qui. Della prima circonferenza sappiamo che questa c'ha raggio 3, quindi praticamente farà un qualcosa di questo tipo. Sicuramente passa per l'origine in quanto il suo raggio è 3. Invece nulla sappiamo per quanto riguarda l'altra circonferenza, se non per il fatto che questa passerà per il punto meno 3, 3. Quindi vuol dire di nuovo che vado indietro di 3 unità e poi salgo nuovamente di 3 unità. Quindi sappiamo che passa per questo punto A. Ma allora che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto direttamente che il raggio di quest'altra circonferenza è anch'esso 3. E dunque se è anch'esso 3, sicuramente adesso passerà anche quest'altra circonferenza per l'origine. Poi dopo facciamo il disegno per bene. Però questo già ci dà un'idea di come procedere. Sicuramente così, senza saper né leggere né scrivere, uno si fa un disegnino e vede immediatamente che un punto di intersezione è questo. Ma a questo punto, facendo bene il disegno, cioè se uno potenzialmente avesse il compasso, per dire, no? Se uno avesse il compasso potrebbe fare questo esercizio senza saper nulla di matematica, perché prende, punta il compasso e automaticamente, no, vengono fuori i punti di intersezione. Ma in realtà forse non mi serve neanche il compasso, perché appunto essendo che il raggio è 3, che questo arriva a 3, cioè automaticamente ho beccato i punti di intersezione. Questi punti stanno addirittura sulla bisettrice del primo e del terzo quadrante, quindi uno potenzialmente questo esercizio lo potrebbe fare immediatamente, semplicemente con delle considerazioni. Chiaramente non è il nostro obiettivo farlo così, cioè se uno sta all'interno di una verifica è autorizzato, c'ha questo colpo di genio, lo sfrutta. Però naturalmente il nostro obiettivo è quello di esercitarci con la circonferenza, con le equazioni scaturite dalla circonferenza. Quindi qua uno cosa dovrebbe fare? Allora, tralasciando il fatto che qui siamo stati molto fortunati perché la distanza tra il secondo centro e A si trova su una retta orizzontale, quindi ci vuole poco a misurare la distanza che è 3, però tecnicamente uno come dovrebbe fare? Adesso procedo appunto come se l'esercizio fosse totalmente generale. Beh, dato il punto C' e dato il punto A, ovviamente io dovrei andarmi a calcolare la distanza tra il centro e il punto A. In questo modo il metodo funziona per un qualunque tipo di circonferenza e non dipende dalla fortuna di questo esercizio. Quindi che cosa vado a fare? Vado a fare semplicemente la distanza tra due punti, quindi dirò la x del centro meno la x di A al quadrato più la y del centro meno la y di A, anche qui al quadrato. Ora, questo vale in generale, ma nel nostro caso fortunatissimo, appunto che cosa abbiamo? Abbiamo radice di 0 meno 3, quindi diventa più 3 al quadrato, più la y del centro che è 3, a cui vado a sottrarre la y di A che è 3. Quindi questo qui si distrugge, quindi appunto la radice di 3 al quadrato e di conseguenza 3. Quindi con un metodo analitico che vale per qualsiasi tipo di circonferenza, adesso siamo riusciti a determinarci il raggio della seconda circonferenza. E adesso che cosa succede? Che qui interviene la formula sulla circonferenza che, dato il centro e dato il raggio, possiamo andare a trovare immediatamente la circonferenza. Quindi la formula è di questo tipo: x meno x con 0 al quadrato più y meno y con 0 al quadrato uguale al raggio al quadrato.
Di conseguenza procedo a scrivere la prima possibile equazione. Per quanto riguarda la prima equazione abbiamo il centro che è di coordinate 3, 0, quindi io qui dovrò sostituire x meno 3 al quadrato più y meno 0 al quadrato uguale a 3 al quadrato, perché appunto la misura del raggio è 3. Poi 2. Questa volta il centro cambia, quindi è di coordinate 0, 3. Quindi vuol dire che farò x meno 0 al quadrato più y meno 3 al quadrato uguale a 3 al quadrato. Quindi adesso mi devo concentrare solo ed esclusivamente su queste due equazioni. Andiamole a semplificare un pochettino. Quindi abbiamo la prima che diventa, quindi devo effettuare il quadrato di binomio di x meno 3. Quindi mi diventa x al quadrato meno 6x più 9 più y quadro uguale a 3 al quadrato. Poi per quanto riguarda la 2 ho il quadrato di x, quindi x quadro, e poi qui il quadrato di binomio è identico, solo che ci devo mettere la y, più y quadro meno 6y più 9 uguale 3 al quadrato. Adesso che cosa faccio? Naturalmente la strada più facile qui è andare ad effettuare una sottrazione tra le due equazioni. Infatti se alla prima tolgo la seconda, cos'è che succede immediatamente? Osserviamo che qui c'è un x quadro che si va a distruggere con quest'altro x quadro, ma allo stesso tempo c'è un y quadro che si distrugge con quest'altro y quadro. Addirittura c'è anche 9 che si cancella con 9 e 3 al quadrato che si cancella con 3 al quadrato. Quindi qua rimane meno 6x meno 6y, quindi meno per meno più, di conseguenza esce più 6y uguale a 0. Adesso porto il 6x a destra, quindi scopro che 6y è uguale a 6x, che vuol dire che y è uguale ad x. Questa qui, guarda caso, era quella che avevo ipotizzato prima facendo quel discorso qualitativo. Questa cos'è? È la bisettrice del primo e del terzo quadrante, questa retta qua. Quindi abbiamo scoperto che le y devono essere adesso uguali alle x. Quindi questo vuol dire che se vado a intersecare la retta che ho trovato con una delle circonferenze trovo immediatamente i punti di intersezione, ed è proprio quello che vado a fare. Quindi mi prendo l'equazione che più mi piace, ad esempio prendo la seconda e dico che y deve essere uguale ad x. Quindi se la seconda aveva questo tipo di equazione, x quadro più y quadro meno 6y più 9 uguale a 3 al quadrato, adesso al posto della x quadro dovrò metterci la y quadro, perché appunto devo usare questa informazione adesso che y è uguale ad x. Di conseguenza viene y quadro, ma io di y quadro ne ho 2, perché appunto y quadro più y quadro, meno 6y più 9 uguale a 3 al quadrato. Quindi questa è la seconda equazione modificata, che in realtà si va a risolvere subito perché, come potete vedere, 9 si cancella con quest'altro 9, rimane dunque da questa parte 2y quadro meno 6y, a cui vado a raccogliere 2y. Se raccolgo 2y, rimane y meno 3 uguale a 0. Questa equazione la semplifico dividendo tutto per 2 e quindi rimane y per y meno 3 uguale a 0. A questo punto le cose sono due: o y è uguale a 0 o y è uguale a 3. Ma ricordate che abbiamo detto che la x deve essere uguale alla y? E quindi, siccome la x deve essere uguale alla y, allora i punti saranno... Il discorso vale anche per la x. Ecco quindi che abbiamo trovato i punti che devono essere di coordinate 0, 0 e 3, 3. Io nel frattempo vi plotto la situazione qui per farvi rendere conto di com'era la situazione reale con un disegno fatto bene. Ecco ragazzi, vi illustro velocemente la situazione. Come avevamo disegnato carta e penna, si può dire,
In blu l'equazione della circonferenza che ha come centro C' e come altro punto A, C' di coordinate 0, 3, mentre A di coordinate meno 3, 3. Mentre poi abbiamo anche disegnato l'altra circonferenza, quella di cui sapevamo direttamente centro e raggio, come centro 3, 0 e come raggio 3. I loro disegni sono rispettivamente questi, se andati a plottare insieme. La retta rossa è naturalmente la bisettrice y uguale ad x. Qui di fianco infatti vedete tutte le equazioni delle circonferenze che abbiamo utilizzato, i punti eccetera. Quindi il grafico preciso era questo ed era un grafico così elementare che in realtà non aveva bisogno di tutto il procedimento analitico che abbiamo fatto, ma che era comunque utile studiare perché non sempre le circonferenze vengono date in questo modo così semplice, con delle equazioni così facili da ricavare. E quindi cos'è che ci deve rimanere di questo esercizio? Come andare a trovare l'equazione di una circonferenza dato centro e raggio, e qualora non avessi il raggio lo vado a calcolare in questo modo, come abbiamo visto appunto, come la distanza tra il centro e un punto appartenente alla circonferenza. Poi come si vanno ad intersecare le circonferenze? Nel momento in cui appunto le circonferenze si intersecano, cos'è che è successo qui? Si è andata a generare l'equazione di una retta. Su quella retta sono presenti i punti di intersezione.